Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv. Una fiera vivace, ci piace questo movimento di Bayer. Ecco, mi sembra di vedere qualcosa di nuovo in questa fiera, diciamo, madrilena. Sì, innanzitutto è una fiera che sta crescendo, ci sono presenti produttori, esportatori, distributori, fornitori vari e giustamente i buyer che sono quelli più ricercati da aziende come quelle del nostro gruppo. Il nuovo sicuramente innovazione di prodotto, innovazione tecnologica, club, più dialogo con quella che è la parte distributiva, quindi che va incontro al consumatore anche per cercare di focalizzarci insieme su quelli che dovranno essere gli investimenti e le situazioni da gestire nei prossimi anni e nel prossimo futuro. La fiera è ancora uno strumento importante per andare al mercato. La fiera è uno strumento importantissimo per andare al mercato, soprattutto se sono fiere partecipate, allargate e internazionali come queste. La fiera è anche un momento per confrontarci con aziende simili, con il mercato, con i produttori e anche per capire cosa fanno i competitor. Quindi è quanto mai importante che le ferie continuino ad esserci, siano partecipate e soprattutto vissute intensamente come questi 3 giorni. Circolando per la fiera, e questa è una fiera molto grande perché mi sembra che siano raddoppiati i padiglioni, si prevedono 90.000 presenze, non poche. Sentiamo che Bayer della grande distribuzione addetti ai lavori addirittura continuano il lavoro in fiera. Sì, è chiaro che è una fiera importante che è cresciuta tanto, su cui ci si confronta in maniera aperta su tante tematiche. E tutti continuiamo a lavorare perché le aziende sono operative, quindi è chiaro che le telefonate dall'ufficio arrivano. È un momento su cui si lavora su quello che si fa oggi stesso, ma anche e soprattutto su quello che dobbiamo programmare per i prossimi mesi. Uno dei vantaggi di questa fiera è il periodo. È un periodo in cui la campagna autunno-invernale è agli inizi, abbiamo chiaro quelli che saranno i livelli produttivi, abbiamo chiaro quelli che saranno i deficit purtroppo di alcuni prodotti che l'andamento climatico ha comportato in questa annata, quindi ci si accorda e si fanno quelli che sono i piani di vendita per i prossimi mesi. I bandi di filiera al Ministro, visto che lei stava parlando prima in maniera molto, diciamo, anche decisa se vogliamo, la filiera come la si può aiutare, questa filiera del fresco? Beh, adesso i bandi di filiera, stiamo parlando del PNRR, è uscita una graduatoria provvisoria nel mese di luglio-agosto che oggi è in fase di revisione. Il Ministro ci ha assicurato che ha chiesto alla UE di poter rifinanziare con altre somme perché le richieste sono state tante. È chiaro che gli investimenti nel nostro comparto sono quanto mai fondamentali in questo periodo per cercare di ridare vitalità al comparto e anche di sostenere nuovi progetti produttivi o di lavorazione e di commercializzazione. Penso che il Ministro e il Governo questo ce l'abbia chiaro, è interesse nostro che questi bandi siano chiusi e assegnati il prima possibile e soprattutto che sostengono quelle che sono le aziende vitali che dovranno segnare il futuro di questo comparto nei prossimi decenni. Guardandolo dal mercato, cosa deve cambiare nel campo? C'è del lavoro da fare, se non altro perché le tendenze di consumo cambiano, perché le richieste dei consumatori e dei clienti cambiano. Sicuramente oggi l'innovazione di prodotto è una delle chiavi importanti e fortunatamente la ricerca ci ha dato la possibilità di avere tante novità. Noi qui presentiamo Dulcis, il nuovo kiwi verde, presentiamo Ondine dove già abbiamo sviluppato un numero di ettari importanti. Nei prossimi anni il completamento dei nostri ettari assegnati andrà appunto alla fine con un prodotto molto innovativo che è la netterina piatta. Stiamo parlando di produzioni sostenibili come il biologico o di progetti particolari su quella che è l'agricoltura a lotta integrata. C'è poi tutto il tema della sostenibilità sia ambientale che economica che viene portata avanti in maniera importante, quindi dovremo adoperarci per accompagnare quelle che sono queste situazioni. E c'è anche il tema della qualità. È chiaro che oggi il mercato è molto più grande, è un mercato molto più voluto, ma è un mercato anche più attento che può riconoscere il giusto valore al produttore, ma
in cambio di un livello qualitativo allineato a quelle che sono le attese. Quindi dobbiamo lavorare molto anche per rialzare il livello qualitativo e andare a affrontare i mercati migliori, i mercati premium e i consumatori migliori. Quindi ci sono anche obiettivi futuri diversi dal solito, mercati diversi da esplorare. Ci sono mercati diversi e molto più grandi, questa è una buonissima possibilità. Ci sono prodotti diversi, quindi con cui c'è da fare uno sviluppo importante sia come mercati ma anche come nuovi consumatori. Al tempo stesso c'è anche l'obiettivo da parte della produzione di soddisfare il palato del consumatore, perché è un consumatore più esigente che naturalmente vuole mangiare una buona nettarina, un buon kiwi, una buona pera, una buona mela, che sia vicino a quel grado di soddisfazione che si attende quando l'ha acquistata nel banco vendita. Quindi torniamo da questa fiera madrilena con qualcosa in più? Ma torniamo sicuramente in un anno difficile, quindi sapendo da dove siamo partiti, con tutto il tema alluvioni gelate e quindi con difficoltà sicuramente importanti. Al tempo stesso però torniamo con le idee su come sviluppare, su come cercare di portare avanti i nostri agricoltori, la nostra produzione, la nostra frutticoltura domani in un mondo più difficile, ma sicuramente più grande, che ancora ha interesse ad acquistare frutta italiana garantita e soprattutto frutta che rappresenti quella storia che i nostri sistemi rappresentano. Beh, il mercato lo osserviamo da Madrid, ci piace vedere questa vivacità, sappiamo della Romagna, dell'Italia con questi cambiamenti climatici vi ha creato qualche problema? Non solo in Romagna, i cambiamenti climatici sono globali e lo stiamo vedendo anche sul mercato di altri prodotti che non sono tipici di quelli della Romagna, appunto. Però noi diciamo che quest'anno abbiamo avuto un'annata particolarmente difficile, però il mercato sta rispondendo bene. E nonostante avessimo le preoccupazioni per le produzioni dei paesi concorrenti come appunto quello spagnolo, comunque è stata un'estate dove il mercato ci ha dato delle soddisfazioni. Purtroppo il livello produttivo è talmente scarso che per i produttori sarà comunque un'annata da dimenticare, ma io vedo comunque un mercato che chiede, insomma, che si sta riattivando e dove le difficoltà anche di reperire prodotti in quantità sufficienti stanno diventando un po' strutturali, e quindi sono fiducioso per il futuro. Spero che pur in una condizione climatiche sempre più estreme da cui bisognerà correre riparo nel miglior modo possibile con tutte le armi che abbiamo e che la tecnologia ci mette a disposizione, però per il futuro vedo un mercato più attivo, un mercato che credo ci darà maggiori soddisfazioni. Noi vediamo molte innovazioni appunto con nuovi prodotti, quindi stiamo già un po' cambiando anche diciamo con questi prodotti nuovi un'idea del fresco diverso per i mercati. Sì, prodotti nuovi e anche prodotti o imballaggi che, oltre al rispetto dell'ambiente, che è un mood che ci ha accompagnato negli ultimi anni, anche con confezioni più adatte a quelli che sono i nuovi stili di consumo, quindi famiglie più ridotte come numero di componenti, consumo più veloce e quindi confezioni anche più a misura di questa nuova realtà. E quindi con prodotti nuovi che quindi da una parte incuriosiscono, da una parte rispondono meglio alle esigenze del consumatore attuale che cerca il gusto ma cerca anche la praticità, e dall'altra parte ci affianchiamo anche delle confezioni che vanno in questa direzione, quindi confezioni che siano più comode sia da portare a casa sia da tenere in frigo, anche perché lo spazio a casa è poco per tutti. E che generino meno spreco, perché dei soldi poi da buttare via non ce ne sono, e quindi anche qui stiamo lavorando molto in questa direzione e stiamo ottenendo dei risultati sia nel convenzionale ma anche e soprattutto con i prodotti biologici. Ecco, noi vediamo che anche questo biologico, il consumatore è sempre più attento ai prodotti sostenibili e più rispettosi dell'ambiente. Sì. Il biologico ha pagato negli ultimi anni un po' l'equivalenza di biologico uguale prodotto caro, e quindi alcune categorie di consumatori l'hanno evitato.
è proprio lavorando sulle confezioni, quindi lavorando su comunque una battuta per unità di vendita che sia accessibile a tutti, stiamo veramente avendo delle soddisfazioni e vediamo una ripresa importante anche delle vendite. Dovesse dare un consiglio al ministro, visto che è qua nei paraggi? Ma i consigli del ministro, penso che il ministro siano in tanti a dare consigli. Quello più pratico. Quello più pratico, ma io penso che qui bisogna investire nell'agricoltura, investire nelle nuove tecnologie, investire in tutto quello che ci consente di tutelare le produzioni dalle avversità climatiche e di andare incontro a quello che vuole il consumatore. Quindi meno interventi a pioggia, più interventi mirati che vadano incontro al futuro del consumo, perché soltanto se c'è domanda per le nostre produzioni avremo un futuro invece e non in altra maniera. Quindi promuovendo in qualche maniera le produzioni in altri territori, trovare in qualche modo anche nuovi mercati, che mi sembrano apparire all'orizzonte nuovi mercati. Ma nuovi mercati ce ne sono, sappiamo che aprire un nuovo mercato è sempre difficile, è sempre a dei tempi lunghissimi, perché purtroppo oltre all'impegno che ci deve mettere il Ministero, che ci deve mettere l'Italia per avere gli accordi per aprire questi nuovi mercati, poi ci sono anche tutte quelle che sono forme di protezionismo che ostacolano questi processi. Io credo che si possa fare bene sia sui nuovi mercati, ma penso che ci sia tanto da fare bene anche sul mercato italiano e sul mercato europeo. L'importante è essere messi in condizioni di produrre e di avere una garanzia che gli investimenti importanti che sono necessari oggi per produrre, tra impianti, protezioni dal gelo, protezioni dalla grandine, tutte queste cose qui, se non c'è qualche strumento che aiuti gli agricoltori a fare questi investimenti e che dia un po' di garanzie, il rischio è che tanti si tirino indietro. Strutturare meglio il campo per andare al mercato. Assolutamente sì. Bene, a noi fa sempre piacere vedere un'azienda italiana che si presenta in un certo modo, con eleganza, professionalità, conosciuta in tutto il mondo, fa onore all'Italia. Noi siamo in Spagna, caro Angelo, abbiamo visto una bella vivacità, abbiamo visto gli attori principali finalmente della filiera agroalimentare. Sì, qui a Madrid c'è professionalità, quindi diventa tutto più bello, diventa tutto più, devo dire, interessante, diventa tutto più piacevole. Perché? Perché possiamo parlare tutti di lavoro, possiamo trasmettere le nostre innovazioni, i nostri risultati ai clienti e ai visitatori. Quindi diventa una fiera che ti nutre, oltre che ad avere un costo, ma è anche bello vivere questi momenti dove fra professionisti, devo dire, c'è uno scambio assolutamente virtuoso. Un'agricoltura che si evolve in maniera abbastanza forte anche in altri paesi. Facciamo un esempio puro casuale, il Cile. Ma sai, il mondo è diventato globale, non è più una chimera, il mondo è globale, quindi l'export verso quei paesi, diciamo, più bisognosi di avere frutta. Il Cile è un paese che a livello di export è un'eccellenza mondiale, fanno un buon prodotto, sono molto bravi e organizzati nel poi trasportare questo prodotto a destinazione, lo sanno fare bene, noi li aiutiamo e il Cile è un esempio, credo, mondiale di export fatto come si deve. Ecco, questa esperienza porta poi ad avere dei risultati anche per altri paesi, perché in fondo le macchine che costruiamo, che realizziamo per questo paese importante, le ciliegie le lavoriamo con le mani delicate di queste macchine. Sì, perché tutto aiuta a migliorare. Il mondo è fatto di passi evolutivi e il Cile ci ha permesso a noi come azienda di sviluppare tanta esperienza che poi la mettiamo assolutamente in tutti i progetti
che poi facciamo in Italia, che poi facciamo in Spagna, che poi facciamo un po' in tutto il mondo. Perché? Perché non abbiamo mai raggiunto un traguardo. Il traguardo è ogni giorno spostato in avanti con innovazione che ovviamente aiuta a lavorare correttamente una moltitudine di frutti veramente importanti. Ci si incontra, ci si confronta, arrivano appunto gli addetti ai lavori che fanno richieste a volte anche un po' esagerate, un po' strane. La macchina non fa miracoli. Beh, la nostra tecnologia fa veramente tante cose buone. È bellissimo vedere che abbiamo risolto problemi che prima erano inimmaginabili. Oggi con la capacità di andare a guardare dentro la frutta, quindi a vedere se è buono il frutto dentro, oltre che bello esternamente, sta cambiando molto la prospettiva. Per esempio abbiamo fatto un impianto per la lavorazione delle castagne e un cliente mi ha mandato la sua foto con suo figlio con sottoscritto funziona. Ecco, questo è per noi il nostro, devo dire, la nostra energia, il nostro ossigeno. Fare cose che prima non si sono mai fatte e vedere i nostri clienti che sono molto contenti di questi risultati. Questo sia per aziende di piccolissime dimensioni come anche per aziende più strutturate e più grandi. Ma oggi la selezione della qualità esterna ed interna permette veramente di creare degli standard di qualità e di gusto estremamente utili per aumentare i consumi dell'ortofrutta ovunque questa venga prodotta. Anche perché oggi il consumatore inizia a essere informato, vuole capire bene ciò che acquista, vuole leggerla questa etichetta, vuole tracciare quel prodotto da dove nasce, dove si raccoglie, dove si lavora. Ma anche da dove viene sì, dove è prodotto sì, ma anche se ha quelle caratteristiche, diciamo, palatali, cioè per lui buone, perché lui compra la frutta soprattutto per una soddisfazione, per una gratificazione. E noi dobbiamo, insieme ai nostri clienti, evitare di deluderli in questo aspetto della vita molto piacevole che è quello di mangiare un frutto buono. Noi girando per i padiglioni vediamo anche delle piccole confezioni snack che per il fresco sono eccezionali. Sì, la frutta è diventato uno snack. Fresco intendi? Sì, la frutta fresca è diventata anche snack e anche qui è uguale anche a mangiare un frutto intero. Bisogna che all'interno dello snack mettiamo un qualcosa che ha una coerenza ad ogni acquisto, perché se io compro quello snack poi lo devo trovare sempre in quella condizione di qualità, di bontà, di sapore anche, perché tutti gli snack sono così. La Nutella ha avuto successo perché è sempre uguale. E quindi la fantasia sta venendo fuori, specialmente da quei paesi emergenti. Assolutamente sì, tutti vanno in quella direzione. La frutta deve diventare non solo una commodity, deve diventare anche un prodotto che viene consumato per il piacere di farlo. Concludendo, poi lo lascio ai suoi clienti, sono un piccolo diciamo, produttore, voglio mettermi in una piccola macchina all'interno di un'azienda agricola. Voglio lavorare diversi prodotti, dal kiwi. Oggi con la stessa tecnologia è possibile lavorare anche 7-8 prodotti differenti e anche con macchine che hanno dei costi di qualche decina di migliaia di euro. È possibile farlo bene, è possibile farlo con dei costi molto contenuti e questo fa sì che anche un'azienda molto piccola si può mettere nelle condizioni di dare delle risposte a dei clienti molto esigenti. Questo oggi è possibile farlo e noi siamo oggi molto attenti anche a questo aspetto. Ecco, con l'agricoltura 4.0 abbiamo forse agevolato gli agricoltori nell'acquisto del trattore, questa tecnologia che mettiamo a bordo, no? Potremmo anche essere aiutati, tra virgolette, per organizzare un magazzino di confezionamento, per esempio utilizzando queste macchine di ultima generazione. Li chiamo macchine?
chiamiamole pure macchine, che si può unire che cosa? Gli spazi che si hanno a disposizione, la frutta che si deve lavorare, la quantità di questa frutta, e poi si guarda i clienti che il nostro diciamo produttore deve dare delle risposte. In funzione di quello si studiano dei progetti personalizzati anche, ma che hanno come base assolutamente il doversi pagare velocemente, perché la tecnologia che noi studiamo non deve avere un costo, deve pagarsi velocemente. Quindi potremmo dire che questo potrebbe essere l'ultimo componente di una filiera che si chiude. Assolutamente sì, e se noi anche nel nostro paese vogliamo avere degli sbocchi sui mercati che sono in grado di dare anche una risposta economica, dobbiamo prenderci la responsabilità poi di fare le cose bene e di fare un export in qualche modo garantito, sia per qualità ma anche per il fatto che quel tragitto che deve fare quel frutto venga fatto solo da quella frutta che arriva sana a destinazione, e non che io confeziono di tutto e poi dopo arriva della roba che ha dei problemi. Oggi con la tecnologia siamo in grado anche di spedire solo quei frutti che arrivano a destinazione. Bella questa Europa, l'abbiamo vista in questa fiera di Madrid, ci soffermiamo da amici che abbiamo riconosciuto in fiera con una bella organizzazione. Abbiamo visto le piantagioni spagnole, andremo a vedere molto presto, sempre con Dory, le piantagioni in Francia, e vogliamo sapere un po' che sensazione ha avuto di questa fiera madrilena e se il prodotto kiwi giallo è ancora una grande opportunità. Bonjour. La foire de Madrid, pour nous, c'est une fête très dynamique. On a toujours plaisir de venir. Et cette année encore, on a rencontré beaucoup de clients, beaucoup de créateurs de variétés, beaucoup de partenaires, voilà, comme tous les ans. Mais cette année encore plus, on a vu un engouement particulier pour cette fête. Et donc il ne fait aucun doute qu'elle va continuer à progresser au fil des années et qu'elle devient un rendez-vous incontournable. En ce qui concerne le marché du kiwi jaune, on sent toujours là aussi un engouement très fort et chaque année encore plus, et notamment autour de la variété Dory que Giampaolo distribue. C'est une variété qui est absolument remarquable au niveau du gustatif, de sa couleur et de sa forme. Et on est heureux d'être un des partenaires de Giampaolo d'Alpan sur cette variété. Mi sembra che il kiwi stia dando soddisfazione ai produttori. Ecco, in questa fiera quali figure sono passate? Agricoltori, buyer, più agricoltori? Qual è l'interesse preciso? Le persone che sono passate dal vostro stand? Les personnes qu'on a rencontrées sur le stand et qui étaient intéressées par le kiwi jaune sont principalement des clients grossistes ou des clients de la grande distribution française et européenne, mais aussi certains producteurs, notamment des producteurs français qui étaient présents sur le salon et qui souhaitent planter, développer cette variété Dory en France. Qual è la superficie che state in qualche modo organizzando in Francia e dove è localizzata? Alors, la production de kiwi jaune en France, elle est localisée dans le sud-ouest, comme la production de kiwi en général. Et les superficies plantées aujourd'hui en Dory sont d'environ 30 hectares. Et on a des projets ambitieux pour les années à venir pour cette variété. Donc on continue à avoir des programmes de plantation dynamique sur cette variété. Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv.